L'Agenzia Italiana del Farmaco ha approvato Durvalumab in associazione a chemioterapia nel trattamento di prima linea di pazienti con carcinoma dell'endometrio primario avanzato o recidivante con deficit del mismatch repair, che sono candidati alla terapia sistemica, seguito dal trattamento di mantenimento con Durvalumab in monoterapia. Ne parliamo con la professoressa Domenica Lorusso, responsabile del Centro di Ginecologia Oncologica di Humanitas San Pio X e professore ordinario di ostetricia e ginecologia alla Humanitas University. L'abbiamo incontrata a Milano in occasione di un incontro incentrato sull'immunoterapia promosso da AstraZeneca. Allora, professoressa, ci spiega meglio la nuova indicazione approvata da AIFA per Durvalumab nel tumore dell'endometrio? Oggi celebriamo una nuova indicazione per un immunoterapico, un farmaco che si chiama Durvalumab, che ha dimostrato in combinazione alla chemioterapia nei tumori dell'endometrio avanzati e metastatici che abbiano una particolare caratteristica genetica che si chiama instabilità dei microsatelliti, che è una caratteristica che coinvolge circa il 30% di tutte le pazienti che si ammalano di tumori dell'endometrio. Bene, quando combiniamo l'immunoterapia alla chemioterapia aumentiamo il controllo di malattia, quindi la sopravvivenza libera da progressione, e sebbene il dato di sopravvivenza globale non sia ancora maturo, si vede già molto netto un trend verso un aumento anche della sopravvivenza globale. Ecco, qual è lo studio che ha portato all'approvazione di questa nuova indicazione, come è stato condotto e quali sono i risultati principali? Lo studio che ha portato a questa indicazione si chiama DUO-E, era uno studio a 3 bracci di trattamento in cui il braccio standard, che è appunto la chemioterapia con carboplatino e taxolo, veniva confrontato sia con una combinazione di chemioterapia più durvalumab in combinazione e mantenimento, quindi l'immunoterapia, sia con una combinazione di chemioterapia più immunoterapia seguita da immunoterapia e PARP inibitori o olaparib. Lo studio fotografava due popolazioni diverse, la popolazione con e senza instabilità dei microsatelliti. Nella popolazione con instabilità dei microsatelliti, l'aggiunta dell'immunoterapia alla chemioterapia riduce del 60% il rischio di progressione e anche là, dato ancora immaturo, ma in ogni caso si vede una riduzione del 70% del rischio di morte nella popolazione con instabilità dei microsatelliti. Poi c'è l'altra popolazione senza instabilità dei microsatelliti in cui l'aggiunta del PARP inibitore all'immunoterapia e alla chemioterapia riduce del 45% il rischio di progressione rispetto alla sola chemio, ma questa è una storia che speriamo di celebrare in futuro. Ecco, sul fronte della sicurezza cosa ci dice questo studio? Lo studio dimostra che l'aggiunta dell'immunoterapia alla chemioterapia sia fattibile e ben gestibile. Conosciamo gli effetti collaterali dell'immunoterapia prevalentemente in termini di tireopatie, questo è l'evento avverso più frequente. Eravamo preoccupati nell'utilizzare l'immunoterapia in una popolazione come le pazienti con il tumore dell'endometrio, più anziane, più fragili, con tante comorbidità. In realtà quello che emerge dallo studio è che non c'è un aumento degli eventi avversi o non ci sono eventi avversi diversi da quelli che abbiamo visto fino ad oggi. Ecco, professoressa, per riassumere qual è quindi l'impatto di questa nuova indicazione per la pratica clinica? Bene, oggi sappiamo che un 30% di pazienti con tumore dell'endometrio con l'instabilità dei microsatelliti va trattato fino ad oggi con la sola chemioterapia. Da oggi in poi, aggiungendo l'immunoterapia, avremo una quota di pazienti con un controllo di malattia più lungo e magari con una vita più lunga rispetto alla sola chemioterapia. Aspettiamo il dato finale di overall survival che verrà presentato all'ESMO tra 3 mesi, ma il trend è già molto forte anche al dato immaturo che abbiamo visto.